Questo è il 7° capitolo del mio diario sul Covid-19 in Messico. Sono ormai in lockdown volontario da 136 giorni e la situazione all'esterno del mio rifugio sta peggiorando di giorno in giorno. Qui il virus è entrato un mese dopo che in Italia e con l'allentare delle restrizioni dovuto all'assoluta supremazia della salute e dell'economia su quella dei cittadini, luglio vedrà sicuramente il picco della sua drammatica escalation. Quando ho girato l'ultimo video era il 24 giugno e in soli 11 giorni il numero dei contagi in tutto il paese si è elevato da 192.000 casi positivi a 253.000 con più di 30.000 morti. Questo sempre che le cifre siano corrette e non siano invece pilotate ad hoc dal governo. Sono molto depresso, molto solo, molto triste e senza progetti. Tutto il contrario della mia indole naturale e devo ammetterlo ho anche un po' di paura. Corrono tra la comunità dei ricchi e potenti voci allarmanti che descrivono questo momento storico come una possibilità colta al balzo da parte dei vari governi di disfarsi di persone economicamente improduttive e inutili che solo servono per incassare pensioni e contributi. I ricchi e i potenti ammettono l'esistenza del virus, ma se ne sentono assolutamente immuni, in quanto, qualora venissero contagiati, sarebbero immediatamente soccorsi dai loro medici personali, capaci di raggiungerli ovunque nel mondo con i loro aerei privati. L'importante è non andare mai in ospedale, in quanto gli ospedali hanno la consegna di eliminare i poveri, i vecchi e i creditori di pensioni e contributi. Sembra la trama di un film di fantascienza dell'orrore. Ma di fatto, qui nessuna persona ricca, potente e famosa sembra essersi mai ammalata e men che meno nessuno di loro è mai morto di coronavirus. L'altra cosa sospetta è che chi viene internato in una clinica ufficiale perché è risultato attivo il Covid-19 viene subito isolato totalmente, senza nessuna possibilità di comunicare con i familiari e, quando muore, viene immediatamente cremato e le ceneri consegnate ai suoi cari. Corre voce che la cremazione è in realtà inutile, in quanto è comprovato che una salma non trasmette il contagio di questo virus specifico, serve solo per evitare possibili autopsie che potrebbero condurre alla scoperta della vera causa della morte del paziente, indotta con farmaci. Mi sembra una visione agghiacciante di un orrore inimmaginabile. Ma solo ieri, per esempio, un paziente ricoverato in una clinica dell'INPS di Cabo San Lucas, dopo aver ricevuto un'iniezione sospetta, è riuscito a fuggire dall'ospedale rompendo il vetro di una finestra e, raggiunta la strada, è morto dopo pochi metri. Il cadavere è stato immediatamente raccolto dal personale dell'ospedale ed è sparito. La gente quindi da una parte ha paura e sostiene fermamente questa teoria dell'eutanasia politica, ma dall'altra va in spiaggia, si ferma a mangiare nelle bancherelle dei tacos, ai lati delle strade, va nei bar e nei ristoranti che hanno riaperto. Conoscendo i messicani è come dire: se devo morire, perlomeno lo faccio da contento. È tempo di partire, ma non è così facile. Ho acquistato un biglietto di Aeromessico, la sola compagnia che da qui raggiunge l'Europa, che attraverso Città del Messico e Amsterdam dovrebbe portarmi a Venezia. Sono 24 ore di volo, in 3 aerei, con scalo in 4 aeroporti e i conseguenti innumerevoli contatti umani che derivano da questo lungo viaggio. Ho paura. Ho paura di fare questo viaggio, ma ho anche paura del mio arrivo in una patria che non ha più niente da offrirmi. Non ho più la casa, resa inagibile dal sisma del 2016, non ho più una compagna da amare e da cui sentirmi amato, non ho più interessi artistici in quanto i miei 2 progetti su Venezia che mi hanno fatto per un attimo sognare non hanno poi ricevuto nessun interesse e nessun appoggio dai miei veneziani. Non ho più un lavoro economicamente produttivo.
ma devo assolutamente partire, sperando che i numeri del Covid-19 che leggo su internet siano reali. È domenica 5 luglio e l'anno è il 2020, l'anno del Covid-19. In Messico purtroppo la situazione è diventata molto pesante, con un esponenziale aumento di contagi a livello di 7-8 mila al giorno. Sto parlando ovviamente di tutta la Repubblica, mentre qui in Bassa California siamo in un certo senso fortunati perché c'è una popolazione molto ridotta rispetto a un territorio molto vasto. Ho fatto la valigia e spero di partire al più presto, vediamo quando e se si potrà partire. Forse questa sarà l'ultima volta che filmo.